Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Andiamo avanti a guardare le nostre monete, le monete italiane, e oggi guardiamo la serie annuale del 2011. Abbiamo già visto quella in versione in fior di conio. Oggi guardiamo la versione in fondo specchio. Facciamo attenzione, abbiamo ovviamente all'interno 10 monete dove troviamo tutto il set completo da 1 centesimo fino a 2 euro. Abbiamo anche il 2 euro commemorativo, fate attenzione, e in più abbiamo 5 euro in argento. Abbiamo già visto, come ho detto, la versione in fior di conio, ma qui abbiamo la versione in fondo specchio proof, fate attenzione, con una tiratura veramente molto limitata. La divisionale è ancora tutt'oggi molto richiesta, perché parliamo comunque di un tema molto importante, che è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cioè questo sarebbe il tema di questa divisionale, dove troviamo all'interno sia il 2 euro commemorativo per quanto riguarda legato a questo tema, e troviamo anche il 5 euro in argento, che è veramente un'opera d'arte. Per quanto riguarda la divisionale, come potete notare, abbiamo ovviamente un'emissione con scatola, confezione e certificato. Questa è la parte frontale della scatola, guardate quanto è bella. Qui troviamo 2011 serie di moneta a corso legale proof in questa posizione qui. Come vi dicevo, questa è la versione in fondo specchio. Vogliamo i lati della scatola, dove troviamo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in questa posizione qui, IPZS. Qui abbiamo serie di monete a corso legale 2011 proof, 10 pezzi all'interno, fate attenzione. Qui abbiamo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. Guardiamo l'altro lato, non c'è nulla. Andiamo a guardare il rovescio, che è completamente bianco in questo caso. Guardiamo l'interno, dove troviamo la nostra confezione con lo stemma della Repubblica in centro con i filamenti argentati. Questa è la confezione, molto grande. All'interno abbiamo ben 10 monete, come vi dicevo. Guardate quanto sono belle le monete. Prima di andare a guardare le monete vi faccio vedere un attimo il certificato, dove abbiamo i dettagli tecnici, più che altro che ci sono le descrizioni anche per quanto riguarda il dritto e il rovescio della moneta del 5 euro. Qui abbiamo praticamente la prima pagina, ci sono solo 2 pagine praticamente. Nella prima pagina troviamo 2011 serie di moneta a corso legale proof in questa posizione qui, le caratteristiche tecniche del 5 euro, fate attenzione. Poi abbiamo descrizione in italiano sulla parte sinistra, descrizione in inglese sulla parte destra, e in fondo troverete i dettagli tecnici in inglese per chi acquista, diciamo, dall'estero. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, andiamo a guardare valore facciale 5 euro, metallo argento 925 proof, cioè fondo specchio, perché qui vi danno anche la finitura, diametro 32 mm, peso 18 grammi, contingente, cioè la tiratura, facciamo attenzione, ci sono solo 5.500 pezzi totali e tutte queste monete si trovano solo nelle confezioni, perciò abbiamo 5.500 pezzi come tiratura totale. Bordo, zignatura spessa continua, poi lo andremo a guardare insieme. Metto via il certificato, vi faccio vedere un po' tutte le monete in fondo specchio del 2011, facciamo attenzione. Qui abbiamo praticamente i centesimi, l'1, il 2 e il 5, guardate il conio si vede veramente molto bene, 2011 in questa posizione qui. La lettera R della Zecca di Roma lo troviamo in questa posizione qui, e il monogramma RI Repubblica Italiana in questa posizione. Guardate come si vedono bene. Ovviamente la finitura in fondo specchio è tutta un'altra cosa, perché brillano veramente tantissime monete. Qui abbiamo invece, fate attenzione, l'euro. In alto abbiamo il 10 in centro, il 20 e il 50 centesimi in questa posizione qui, e in fondo qua abbiamo il 2 euro di Dante, guardate quanto è bella la moneta, come brilla, e qui abbiamo il 2 euro commemorativo in questa posizione qui, si vede veramente molto bene. Monete ancora tutte bellissime, come dicevo fate attenzione perché del 2 euro commemorativo in fondo specchio, ma anche tutto il set completo, cioè fate attenzione, ci sono solo 5.500 pezzi, perché i primi 2 euro commemorativi in fondo specchio non venivano venduti diciamo sfusi come adesso, che li emettono anche con la scatola con certificato a parte, erano sempre, diciamo, dentro a queste confezioni. Ecco perché questa divisionale è anche molto ricercata. Andiamo a guardare insieme la moneta più da vicino, cioè più che altro andiamo a visionarla da vicino. Tiro fuori il 5 euro, guardate quanto è bella la moneta se andate a fare il confronto con quella
in fior di conio, vedrete che ci sono delle belle differenze. Ovviamente qui abbiamo una moneta fondo specchio fior di conio perché si esaltano molto meglio i dettagli. Guardate quanto è bella la moneta. Repubblica Italiana d'Arco in questa posizione qui, brilla veramente tantissimo la moneta, come potete notare. Nel centro, fate attenzione, troviamo Allegoria dell'Italia rappresentata dal profilo di donna rivolto a destra con la chioma raccolta in trecce tenuto insieme da una stella a 5 punte che si trova qui in questa posizione. L'avevamo già visto comunque anche nella moneta in fior di conio, ma qui, come potete notare, si vedono molto meglio i dettagli, fate attenzione. Per quanto riguarda l'autore, Giberti, lo troviamo in questa posizione qui in basso, si vede molto poco, ma è qui, in questa posizione qui. Andiamo a guardare adesso insieme il rovescio della moneta. Qui ovviamente abbiamo bordo, ziganatura spessa continua in questa posizione qui, e questo è il rovescio della moneta. Guardate quanto è bella, veramente eccezionale. Un bellissimo lavoro per quanto riguarda la nostra zecca, perché questa moneta qua è veramente molto molto bella. Ecco perché è anche molto ricercata. Qui abbiamo, fate attenzione, al centro della moneta, come potete notare, troviamo sempre figura allegorica dell'Italia, torrita in piedi, che sorregge nella mano destra spighe di grano ed una ruota dentata in questa posizione qui. Guardate i dettagli, se avete una lente di ingrandimento si vedono veramente molto bene, fate attenzione. Per quanto riguarda invece ai lati, troviamo 4 cavalli rampanti che evocano la quadriga in questa posizione. Guardate, la moneta ovviamente è in fior di conio in fondo specchio, per quello che si esaltano molto bene i dettagli. Poi, se fate caso, sullo sfondo abbiamo un cerchio, simbolo dell'equilibrio, dell'armonia, questo cerchio che c'è qui sullo sfondo. In basso a sinistra VS, Valerio De Seta, che è l'autore, in questa posizione qui. Poi abbiamo sulla cornice, diciamo, ad arco, 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in questa posizione si vede molto bene. Poi il valore facciale, il valore nominale 5 euro sulla destra, la lettera R della zecca di Roma in questa posizione qui, e poi abbiamo 1861-2011 il conio. 1861, diciamo, l'anno dell'Unità d'Italia, e 2011 il conio. Per quanto riguarda la tiratura, come vi dicevo, ci sono solo 5.500 pezzi. Per quanto riguarda questa divisionale, ragazzi, facciamo attenzione perché ha avuto un grandissimo successo, è stata molto richiesta questa divisionale, perciò si fa un po' fatica a trovarla nei negozi di numismatica. Il prezzo di emissione era di 118 euro nel 2011, oggi si aggira tra i 135 e i 145 euro, dipende sempre un po' dove andate ad acquistare la moneta. Come potete notare è una divisionale veramente molto molto bella, una divisionale, come vi dicevo, molto ricercata, ed è una divisionale che è molto completa perché abbiamo all'interno ben 10 monete. Per quanto riguarda questa divisionale, dal mio punto di vista vale la pena avere una propria collezione perché è una divisionale che ha un tema anche molto molto particolare. C'è la versione fior di conio, come abbiamo visto, che è una tiratura veramente molto più alta, però la versione fondo specchio è tutta un'altra cosa. Bene, per oggi è tutto. Ditemi cosa pensate di questa bellissima divisionale, ditemi cosa pensate di questa bellissima moneta, e niente, io vi ringrazio, vi saluto, aspetto come sempre i vostri commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.